Waco, Texas centrale, febbraio del 1993. Asserragliati all'interno di un grande ranch disperso nel nulla, uomini e donne si preparano a combattere all'ultimo sangue contro la polizia. Gli è stato ripetutamente offerto di salvare le loro vite e quelle dei loro figli, eppure hanno rifiutato e non si sono consegnati alle forze dell'ordine. Tutti loro sanno che la morte non è una possibilità concreta, ma è una certezza. Eppure sembrano contenti di affrontarla. A convincerli è stato il loro capo carismatico, un uomo di nome David Koresh, che li ha convinti di essere il Messia. David però non si è sempre chiamato così. Per più della metà della sua vita è stato Vernon, un ragazzo di campagna pieno di problemi, con disturbi della cognizione, che addirittura era stato inviato alle scuole speciali perché non avrebbe retto il ritmo di quelle normali. Eppure, a nemmeno 35 anni, era arrivato a un livello di potere tale da convincere gli altri a morire per lui e per il suo sogno. E non solo a morire, ma anche a fare molto di più. I mariti erano ben felici di concedergli le loro mogli, i padri le figlie, e tutte queste donne dovevano essere soltanto sue, di proprietà. Un harem che David poteva usare nel modo che più gli aggradava. Benvenuti a Psicologia Negativa, lo spazio in cui indaghiamo le parti più oscure e nascoste della mia professione. Oggi cercheremo di rispondere alle domande perché, come, in che modo un ragazzo problematico è riuscito a manipolare le menti di così tante persone adulte che avevano solo bisogno di qualche certezza e di qualche rassicurazione. Io sono il dottor Boemi. Insieme a voi. Paura, eh? Ammettetelo. Eravate pronti a chiudere il video perché credevate di essere finiti in un altro episodio di Psicologia Negativa. Invece no, era tutto un inganno. Invece oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore perché lo trovo interessante dal punto di vista teorico, ma anche perché ne riscontro spesso gli effetti e soprattutto gli effetti del non conoscere questo argomento nella mia pratica clinica e con i miei pazienti. Prima di cominciare credo di dovervi dare qualche spiegazione sulla mia lunga assenza che ormai si protrae da quasi 3 settimane e sulle ragioni per cui nel mese di dicembre, che era un mese importante, ho fatto solo un video, che tra l'altro è un video particolare, sperimentale, anche se ne sono soddisfatto, per quanto ci siano un sacco di errori di montaggio che ho visto dopo. La ragione è presto detta. Le mie condizioni nelle ultime 2 settimane sono state più o meno simili a questa che appare ora in sovraimpressione. E ancora oggi, forse lo sentirete dalla voce, non è che io stia benissimo. Comunque, bisogna lavorare, bisogna rimettersi in carreggiata e andare avanti. E per rimetterci in carreggiata, quale metodo migliore che non esplorare, diciamo, un anfratto particolare della nostra stimata teoria LMS. Per farlo in modo efficace vorrei presentare una mia creazione, per così dire, una creazione intellettuale, che poi in realtà altro non è che uno dei tantissimi corollari alla teoria LMS che secondo me sarebbero necessari per renderla quanto più possibile trasmissibile anche a un pubblico non specialistico, ma anche per usarla meglio tra di noi, se così possiamo dire. Dei 3 elementi, quello che mi interessa oggi maggiormente è l'ultimo, quello spesso più negletto, va a dire lo status. Dei 3 elementi della teoria LMS, secondo me lo status è quello meno esplorato, perché è il più complicato. O meglio, che voglio dire, non è che sia particolarmente difficile da un punto di vista intellettuale, però è molto meno diretto per un elemento cruciale, che L ed M sono elementi trasmissibili, ovvero, fatte salve alcune particolari eccezioni che si contano sulle dita di una mano e ormai con l'estrema globalizzazione della percezione e dei giudizi sono rarissime. Uno che è bello in Italia, è bello in Francia, è bello in Spagna, è bello in Cambogia, è bello su Marte, presumibilmente quando e spero mai ci arriveremo. Uno che è ricco, se parliamo di un certo livello di ricchezza, detto che comunque è possibile, e questo ci sono molte persone su YouTube che ne parlano, massimizzare con quello che si ha il proprio potere d'acquisto cambiando posizione nel mondo, però in linea di massima se uno è ricco veramente, cioè c'ha tanti soldi, un fattore M molto elevato, è ricco qui, è ricco lì, è ricco dappertutto. Quindi su questi 2 fattori non c'è molto da discutere. Si può al massimo discutere se questi siano dei principi che effettivamente orientano le scelte delle persone e quindi se uno aderisce al modello o meno, ma una volta che uno aderisce al modello poi non c'è tanto da dire. E con lo status non si può fare questo discorso. Certo, è verissimo che esistono degli status che anche questi sono trasmissibili. Trasmissibile, quando dico trasmissibile intendo che una cosa si trasmette da un luogo all'altro senza soluzione di continuità.
il presidente dell'Italia, status altissimo, è una persona importante in tutto il resto del mondo, ma non come in Italia. E stiamo parlando di uno status che è rarissimo, difficilissimo da ottenere. Per tutti gli altri status, il discorso può variare moltissimo, veramente moltissimo. Lo status può variare sensibilmente e accrescere o diminuire moltissimo al variare delle condizioni in cui una persona vive e della società chiaramente dentro cui è inserito. E siccome un individuo, non voglio dire che è sempre libero di cambiare contesto sociale, perché non è vero, non è che noi siamo delle creature così libere come qualcuno ci vuole rappresentare, abbiamo quasi sempre dei vincoli, però è anche vero che non siamo delle piante. Se uno vuole, può provare a cambiare nel piccolo e nel grande il contesto sociale in cui vive. E quindi, e questa è la tesi fondamentale del video, è possibile incrementare sensibilmente la propria condizione di status utilizzando delle strategie, nel senso etimologico del termine, cioè una serie di operazioni connesse l'una all'altra che conducono auspicabilmente a un risultato. Questo è diverso dai maxing, che saranno argomento, presumo, del prossimo video ancora. A gennaio ho intenzione di lavorare parecchio. Che sono un'altra cosa. Il maxing è un principio diverso. Qui stiamo semplicemente parlando non tanto di modificare se stessi, ma di giocare al meglio le proprie carte e di scegliere l'ambiente in cui queste carte sono le più proficue. Questo è precisamente il motivo per cui ho deciso di far cominciare questo video con quello strambo intro meme che avete visto, che tra l'altro è stato girato alla fine di dicembre, non era neanche, era qualche giorno prima di Natale, giusto per darvi l'idea di come sono andate le cose, come mi sono andate le cose nell'ultimo periodo. E perché quell'intro? Perché, per quanto stiamo parlando di un uomo che ha avuto una esistenza deprecabile, perché è un uomo che oltre a essere un assassino era anche non lo posso dire il termine vero, capitemi, era un amante delle future generazioni. Ci stiamo riferendo chiaramente a David Koresh. Ha avuto però il merito, per così dire, di capire una cosa, che lui in certi ambienti era Vernon, quindi la sua vecchia identità, quella di parliamo di una persona che oggi si direbbe un ragazzino con dei bisogni speciali, bisogni educativi speciali, ecco, avrebbe i BES, avrebbe l'insegnante di sostegno. Nell'America degli anni 70 e 60 le parole non erano queste, se ne usavano ben altre, e Vernon riceveva queste parole, ma non dai suoi coetanei, ma proprio dalla società, cioè, lo diciamo chiaramente, questo era un ritardato mentale, era uno che era e sarebbe rimasto ai più estremi margini della società. Però aveva capito una cosa, che questo era vero nel 99% dei casi, ma c'era un ambiente solo in cui le sue caratteristiche psicologiche, il suo modo di parlare, la sua stranezza, non venivano viste come dei difetti, diciamo delle tare, addirittura delle tare genetiche da eliminare, ma in qualche modo lo rendevano speciale. E Vernon, poi divenuto David, capì che essere speciali, cioè avere qualcosa di diverso dagli altri, che gli altri non possiedono e che è raro, è sempre comunque meglio che essere normali, che essere uno come tanti, un volto per la strada. E allora Vernon capì che il suo posto nel mondo non poteva essere altro che quello, cioè stare dentro le congreghe religiose, perché parliamo di congreghe religiose molto libere, nel senso di non vincolate da un'autorità centrale, molto carismatiche, nel senso di persone che comunque credevano nei miracoli, nei miracoli ci crediamo, tutti i cristiani ci credono, ma che credevano che i miracoli si potessero fare a comando, ok? Che credevano che Dio in qualche modo parlasse direttamente agli uomini. E con questi gruppi, dove tra l'altro chiaramente la scolarizzazione era quella che era, e c'era un certo livello di credulità, e ve lo dice, vi ripeto, ve lo dice un cristiano, non ve lo dice un ateo, ma comunque c'era un livello di credulità enorme, e lui diventava speciale. E allora poteva addirittura arrivare a sedurre la figlia del pastore e farsi questa scalata nello status, che in effetti poi a un certo punto lo condusse a essere il capo carismatico della sua congrega. Poi non era la sua, se l'aveva rubata da altri, ma comunque poco importa. E da ragazzino ritardato, ai margini della società, ecco che David Koresh era diventato David Koresh, il messia, il livello massimo di status raggiungibile dentro un gruppo.
dentro un sottogruppo, dentro 4 mura. Ora ve lo ripeto perché altrimenti arriva fanpage e comincia la polemica. Non è che io vi sto dicendo che questo è un esempio edificante, che tutti dovrebbero andarsene in giro come David Koresh a fare i millenni, come si dice, i millenaristi, a dire che il mondo sta finendo allo scopo poi di ottenere dei benefici molto materiali. Vi sto soltanto dicendo però che si possono anche trovare evidentemente nella storia degli esempi più edificanti che però hanno lo stesso principio, cioè che lo status non è un valore assoluto, che lo stesso individuo che è fuori nella società generale, possiamo dire, nella cultura dominante di massa, è veramente relegato ai più estremi margini, dentro una specifica sottocultura dove i valori sono invertiti, la visione del mondo è invertita e le regole sono tutte diverse, può essere tranquillamente il padrone e veramente farsi la sua congrega religiosa come David con blackjack e squillo di lusso. E quindi non ci resta che cercare di capire come è possibile dal punto di vista teorico e applicativo sfruttare questo principio, la cui veridicità è oggetto di discussione, ma sembra molto realistico e sembra secondo me un corollario indispensabile alla teoria LMS, e ci proveremo utilizzando quello che io chiamo paradosso della scuola di ballo, che è un'invenzione mia che andrò a spiegare quando entreremo, cioè adesso, nel vivo del video e della questione. Prima di farlo, io vi ricordo, visto che non ci vediamo da un po' di tempo, che iscrivervi al canale è il più grande aiuto che voi potete dare a quello che io faccio personalmente e professionalmente, e che ogni like e ogni commento è apprezzatissimo e che la vostra presenza significa tutto. Senza ulteriori indugi andiamo a vedere che cos'è questo paradosso della scuola di ballo e da dove è venuto questo bizzarro nome e questa bizzarra idea, che poi in realtà a mio giudizio tanto bizzarra non è. Intanto questo nome paradosso della scuola di ballo spero che vi piaccia, io lo trovo, quando ci penso lo trovo divertente, però forse è soltanto il mio umorismo che è un po' bacato. Però adesso tocca spiegarlo seriamente. Una delle attività, diciamo, extra lavorative, quindi non ha a che fare con la produzione, ma che è un'attività che è tutta orientata alla socialità, che molti uomini nell'ultimo periodo, diciamo non è una cosa recentissima, però negli ultimi 10 anni è diventato massivo, decidono di intraprendere, è quella di iscriversi a una scuola di balli di coppia. Perché lo fanno? Noi non abbiamo in questa sede la pretesa di capire il significato e il senso profondo di tutte le attività umane, neanche quelle più triviali come queste, però possiamo ragionevolmente supporre che lo facciano, oltre che per amore della danza e per amore dello sport, anche perché è uno dei ultimi pochissimi luoghi in cui è permesso un contatto, permesso e richiesto un contatto fisico con delle donne sconosciute che non possono lamentarsene perché sono lì per quello, cioè si balla in due e quindi necessariamente ci deve essere un contatto fisico. Sono posti tipicamente popolati da moltissime donne, perché la danza culturalmente, forse biologicamente, non lo sappiamo, non facciamo i presuntuosi, comunque è un dominio che alle donne piace moltissimo. Perciò, luogo chiuso, dove si può avere del contatto fisico, dove si possono conoscere anche biblicamente tante donne, alcune delle quali presumibilmente single, una piccola quantità, ma comunque un numero non risibile, sembra un posto promettente dove andare a passare le proprie serate dopo il lavoro, se uno vuole conoscere persone nuove. E qui, diciamo, nasce il primo elemento del paradosso. È ovvio che ad alcuni uomini venga in mente che partecipare così, diciamo, da pagante a questa attività è piacevole, divertente, eventualmente profittevole, ma alcuni uomini hanno lo spirito imprenditoriale, in tutti i sensi, sia economico che interpersonale, e quindi non si limitano più a partecipare, ma vogliono qualcosa di più. E siccome questo è un settore estremamente poco codificato, nel senso che quasi tutti questi posti sono associazioni sportive dilettantistiche, non è che esiste, sì, esiste la federazione, però molte persone non sono interessate a fare le gare, quindi in senso stretto, non essendoci una vera e propria codifica e non essendoci nessuna garanzia di eccellenza come negli sport tradizionali, cioè non c'è un punteggio, qualche cosa, è piuttosto facile a definirsi maestro e diciamo inventarsi quasi dal nulla questo status di maestro. Cioè dire io sono bravo in questa disciplina e allora io la insegno ad altri. Perché d'altronde nessuno mi può fermare, non è che c'è l'albo
non c'è l'albo dei maestri di salsa, chissà se un giorno ci sarà. Esistono chiaramente dei circuiti dove si fanno delle competizioni, ma come vi ho detto, se uno non ci partecipa e lo fa per spirito artistico, stiamo parlando di un'arte e nell'arte, per definizione, non ci sono le classifiche. Ognuno, il valore del prodotto artistico che ciascuno produce è dato, e questa è la parte interessante, dalla risposta che se ne ha. E quindi questa risposta nel tempo moderno, prima non lo so, ma nel tempo moderno come si ottiene? Si ottiene come si ottengono quasi tutte le risposte da un pubblico in questo tempo e in quest'epoca. Tipo così, cioè mettendosi su internet, avendo una gran faccia tosta, avendo una grande sicurezza nei propri mezzi, e poi vabbè, con tutta una serie di corollari che noi conosciamo, l'aspetto, la sicurezza dei propri mezzi, la capacità di comunicare e via dicendo. E se uno però queste cose ce le ha, oppure non ce le ha, ma i suoi obiettivi sono modesti dal punto di vista quantitativo, può avere effettivamente una risposta e cominciare a utilizzare per sé e a raccogliere attorno a sé delle persone che usano per lui quell'appellativo, maestro. E qui entriamo proprio nel fulcro del paradosso. È possibile che un uomo relativamente normale nel mondo di tutti i giorni, che magari ha un lavoro senza uno status definito elevato, poi però dalle 9 di sera, quando entra nella sua, chiamiamola sua, perché poi in realtà non è sua, nella sua scuola di danza, non è più il signor X che lavora da Unicredit, ma è il maestro X, che è bravo, competente, simpatico, domina l'ambiente e ha soprattutto, direi questa è una parte cruciale dello status, come per il nostro amico David, una grande serie di sottoposti. Perché se uno riesce, e questo è il punto centrale, se uno riesce a creare uno spazio dove viene offerto ad altri qualcosa che gli altri bramano moltissimo, in questo tempo della storia, in questo tempo dell'umanità, quello che le persone bramano, cosa sono? Più di ogni altra cosa. Vabbè, il denaro lo sappiamo, però quello che molte persone bramano è la connessione, il significato, il divertimento, inteso come possibilità di annullare per un po' le proprie preoccupazioni. Se il maestro riesce a dare loro tutto questo, riesce a dare ad altri uomini, soprattutto, l'accesso a queste cose, è chiaro che il suo status si innalza anche a livelli da un punto di vista logico preoccupanti. Cioè io personalmente ho visto alcuni di questi personaggi piuttosto insignificanti dal punto di vista diciamo esterno, avere delle persone ammutolire al loro passaggio. Cioè dentro quella specifica nicchia di 50-60 persone, questo individuo, che lo ripeto per capirci, nel mondo vero non è nessuno, lì dentro è per quelle 3 ore più importante del ministro, è più importante del calciatore, è più importante di tutto. Perché tutte quelle figure hanno uno status oggettivo, ma non danno quello che dà lui, cioè il significato. Ora, io per il mio paradosso ho utilizzato la scuola di ballo perché sono ambienti molto particolari. Intanto sono ambienti di cui ce ne sono tantissimi, in ogni città presumo ce ne siano un grande numero, e questo è un elemento cruciale, che lo vedremo dopo nella parte applicativa. Cioè sono delle micro bolle. Spesso tra l'altro sono le micro bolle in qualche modo in competizione l'una con l'altra, ma la competizione fa sì che si legittimino l'una con l'altra dal punto di vista del significato. Cioè nella bolla X io sono il maestro, ma se vado, voglio dire, 400 metri in un'altra strada, in un'altra scuola che è uguale, nel senso è comunque un garage come quello dove vado io, in sottoscala dove facciamo con 2 casse, 2 stativi, balliamo, alla scuola mia sono importante tutto quanto, alla scuola dell'altro non sono nessuno. E questo già dovrebbe darvi l'idea, quando parlerò della teoria degli stagni, che è un'altra cosa, di quanto un ambiente può anche essere molto piccolo, ma non per questo irrilevante, anzi è rilevantissimo. Sono ambienti molto relazionali per natura, perché sono andato a prendere le scuole di balli, tipicamente balli caraibici, eccetera, perché sono delle attività che hanno una natura di per sé relazionale, cioè se non c'è relazione, anche fisica, se non c'è contatto fisico, l'attività non si può fare, quindi è proprio indispensabile. E siccome il contatto fisico
è ormai un bene prezioso, non voglio dire come l'oro, però è un bene prezioso, come lo zafferano, mi sembrava rilevante utilizzare come nel mio paradosso questi spazi, perché questi spazi offrono una cosa che sempre più spesso molte persone faticano a trovare, o almeno a trovare agevolmente, a buon mercato. E poi un'altra cosa importantissima, che è forse paradigmatica di questo tipo di scuole, ma in un certo senso anche delle scuole di musica, insomma di queste attività che hanno a che fare con l'arte, è che il luogo fisico in cui hanno luogo, in cui si svolge l'attività, non conta niente. Questi sono spazi mentali e spazi rappresentativi. Che voglio dire che se il maestro decide che gli piace di più quell'altro sottoscala rispetto a quello dov'è, il suo gruppo lo segue come una mandria, cioè il luogo fisico non ha alcuna importanza. È semplicemente uno spazio neutro in cui si instaura una psicosfera, anzi una noosfera, diciamola in modo un po' più presuntuoso. Ora, esaurito il discorso sul paradosso, cerchiamo di capire perché a noi può risultare utile comprendere queste meccaniche, perché poi sono di tanti tipi. Hanno la stessa matrice, ma sono di tanti tipi. Soprattutto cerchiamo di capire come eventualmente entrare in questa meccanica, in questa ottica di idee, che era uno degli obiettivi del video, può aiutarci a migliorare le nostre possibilità senza, come dicevo, senza ricorrere al maxing o magari accoppiando questa cosa al maxing, ma utilizzandola in senso strategico. Per farlo, vi dicevo degli stagni, voglio usare questa metafora che mi è arrivata da uno dei miei pazienti. Cioè lui descriveva la sua esperienza di vita come il transito in alcuni stagni, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, e descriveva la difficoltà nel passare da uno stagno all'altro. A questo io ho aggiunto, riprendendo la sua metafora, che secondo me è vero quello che lui ha detto, lo trovavo molto interessante e molto corretto, ma gli stagni non differiscono soltanto in dimensione, cioè in alcuni ci sono più pesci di varie specie, in altri ce ne sono meno. Variano anche, oltre che per popolazione e per dimensione, anche per ossigenazione dell'acqua, per durezza dell'acqua, per temperatura, insomma, ci sono tante variabili. Perciò un individuo può trovarsi più o meno bene, diciamo da un intervallo che va dal trovarsi malissimo al trovarsi benissimo, nei diversi stagni che compongono la sua vita, che fuori di metafora sono la casa, quindi la famiglia, più fondamentale, il lavoro, la scuola, prima del lavoro o in contemporanea, l'università, il gruppo di ballo, il gruppo sportivo, ce ne sono una miriade. Quindi l'ideale sarebbe trovare lo stagno perfetto per le proprie caratteristiche, in cui si sta bene, si vive bene e le proprie abilità e talenti sono valorizzati nel modo migliore. Penso che non vi sfuggirà che anche dentro questo discorso torna la nostra famosa questione sulla diminuzione dei terzi spazi. Ogni terzo spazio per definizione è uno stagno. Io non voglio fare il passatista, il nostalgico a tutti i costi, però è vero che obiettivamente, soprattutto le persone giovani che ancora non hanno ben capito quali sono le loro caratteristiche migliori, nei tempi passati avevano la possibilità di provare diverse acque. Se non fosse altro, e questa è ancora una cosa ancora presente, perché magari in uno stagno molto grande, tipo la scuola, ce ne sono alcuni all'interno di essa più piccoli che sono praticamente dei sottostagni. Esempio, nella scuola giapponese e coreana ci sono i club, cioè la scuola è una, però poi ci si suddivide in tanti microgruppi e uno un po' prova un ambiente di relativa sicurezza, quello che gli piace e quello che non gli piace. Stesso concetto nella scuola americana. Siccome i terzi spazi sono in grossa diminuzione, e questo l'ho detto tante volte, quello che può succedere è che uno magari lo trova il suo stagno, trova la sua dimensione, l'hobby che gli piace, l'interesse che lo fa sentire bene, però magari ci arriva con un decennio di ritardo, 2 decenni di ritardo, ci arriva quando è già un uomo con tutto il carico di delusioni e frustrazioni di un uomo adulto, che è ben diverso da quello di un ragazzo giovane. E quindi, anche se non è vero dal punto di vista logico, morale, è vero per lui che però ci è arrivato tardi e quindi non si potrà magari godere appieno tutti i benefici di questa scoperta. Ma quindi, in definitiva, dal punto di vista pratico e psicologico pratico, ma che succede quando uno trova il suo stagno e il posto dove sta bene nel mondo e si sente riconosciuto nel suo stare bene? Banalmente verrebbe da dire che si sente bene, cioè
prova una sensazione di calore, di accettazione, di rispetto da parte degli altri e soprattutto di facilità comunicativa con gli altri e di facilità persuasiva con gli altri, che sono elementi assolutamente fondanti se uno per esempio sta cercando una relazione, soprattutto a lungo termine, perché in questo stato di sicurezza può mostrare davvero il meglio di sé. Poi il meglio di sé può anche non essere niente di speciale. Noi qui in questa sede penso che voi sapete che io non sono uno che dice che tutti possono fare tutto e tutti partono con le migliori caratteristiche tipo all'americana come era prima. Però è anche vero che se uno ha delle buone caratteristiche però non le fa mai vedere perché è sempre contratto, sempre spaventato perché l'acqua è troppo calda, per esempio, del suo stagno, tutto questo si va a fare benedire. E invece nel posto giusto uno massimizza i suoi aspetti positivi, minimizza i suoi aspetti negativi ed è chiaro che ha molte più possibilità nei limiti di quello che gli è stato dato. E poi c'è anche un'altra questione molto importante. Da come li abbiamo descritti magari uno penserebbe che gli stagni sono reciprocamente comunicanti e invece no, possono esserlo, ma in realtà tra l'uno e l'altro ci possono essere miglia di distanza. E veramente, come abbiamo detto per esempio nel caso di David Koresh, uno dentro uno stagno è una cosa e dentro l'altro è un'altra cosa completamente. Cioè ci può essere un ribaltamento a 360 gradi. E questo ribaltamento a 360 gradi è una di quelle pochissime cose, pochissime nella vita, che può determinare un boost immediato dell'autostima. Praticamente lo stesso boost che si può ottenere, forse anche di più, per esempio da un maxing estremo. Per esempio dall'ottenere una cifra di denaro considerevole, non si capisce come, tra l'altro, in breve tempo, e diventare ricco, e quindi passare da uno stato di povero o persona normale a uno stato di ricchezza. Ma questo è difficilissimo. Stessa cosa passare da uno stato di, ancora più difficile, da uno stato di bruttezza a uno stato di bellezza. Poi mi dovete dire come si fa, perché secondo me non si può. Ma passare da uno stagno all'altro, passare da un ambiente sociale dove non si viene valorizzati, dove si viene addirittura schifati, a un altro, magari nella stessa giornata, nel giro di 3 ore, uno passa dall'ufficio a un altro posto dove gli piace stare. E lì veramente ottiene un boost enorme di autostima, se è nel posto giusto e se ha uno status lì dentro elevato. E questo boost di autostima non è che rimane limitato là, si chiude e basta, no, uno se lo porta dappertutto, uno può avere il pensiero costante, anche quando le cose non vanno bene, perché non può essere costantemente lì. Detto che comunque ci si possono inventare dei modi per stare sempre nel proprio stagno, ma la maggior parte delle persone non può, ma l'autostima te la porti dappertutto, perché tu non sei più l'emarginato, lo squalificato, per dirla con le parole di Osamu Dazai. Tu sei quello che lì invece fa qualcosa che agli altri piace, che è raro, che solo lui può fare. E questo anticipa tra l'altro la parte dei consigli, per così dire, che arriva adesso. Dicevamo all'inizio del video che questo passaggio da un ambiente sociale sfavorevole a uno favorevole, fatto con logica, criterio e volontarietà, è forse l'unico strumento che non prevede eventualmente di fresarsi le ossa della faccia, infilarsi 2 bulloni metallici per diventare un po' più alti, oppure mettersi a vendere la cocaina per diventare ricco e fare il money maxing. Però allo stesso tempo può garantire dei risultati, secondo me, molto favorevoli. Però per farlo ci vuole un approccio che deve essere, direi, clinico alla materia, cioè bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte. Per semplicità io ho deciso di scomporre questa strategia potenziale in 3 fasi. La prima fase è la più semplice e la più difficile. È la più semplice perché dal punto di vista teorico dovrebbe essere una cosa banale a dir poco, soprattutto per una persona ormai adulta. So però che è difficile, anche se dovrebbe essere facile, perché ho notato che è una cosa che manda in crisi molti uomini nel tempo presente. E che cos'è? È fare un serio bilancio delle proprie capacità da un lato e delle cose che ci piace fare dall'altro. Cioè in pratica cercare di capire che cosa la natura, il buon Dio, il caso, dipende dalla vostra visione del mondo, ci ha dato, quali caratteristiche positive ci ha dato e quali di queste caratteristiche noi troviamo divertente o soddisfacente mettere in atto, mettere in pratica.
Ora, uno, volendo questa fase di autovalutazione, di comprensione dei propri punti di forza e di abilità, la può pure saltare e passare in modo molto utilitaristico al punto successivo, al punto 2. Però io vi dico di non saltarla questa fase, di mettervi davvero, se non ci avete mai pensato e se non ve l'hanno mai detto, di mettervi lì in un'operazione che non è semplice, perché Gnotite Auton non era scritto sull'oracolo di Delfi a caso, era scritto lì perché conoscere se stessi veramente è un percorso molto accidentato, anche se si tratta solo di caratteristiche non ontologiche ma pratiche, come capire in cosa uno è bravo e cosa si diverte a fare e cosa gli viene naturale fare. Però io vi consiglio di non saltare questa fase, anche se può essere un po' doloroso, perché magari scoprite di non essere particolarmente bravi in niente, magari solo in una cosa. Passaggio successivo, quello che invece non si può saltare, ed è valutare le nicchie. Non tutti i gruppi e non tutti gli stagni sono creati uguali, e non tutti i gruppi e non tutti gli stagni offrono le stesse possibilità, anzi, se prendiamo come riferimento la società globale, lo stagno dove siamo inseriti tutti, che è quello legato alla cultura dominante di un tempo e di un paese e ai suoi valori, tipo quella italiana contemporanea. Magari possiamo stringere un po' il campo, perché dire vivere in Italia non vuol dire niente, vivere nella propria città, nella propria regione, con quello spirito culturale. Ecco, in riferimento a questo ci sono degli stagni che sono peggio, molto peggio, se uno ci vuole stare, della società, diciamo, nel suo insieme, e quindi a quel punto non vale assolutamente la pena perdere tempo e risorse per entrare in questi sottogruppi. Bisogna scegliere con il massimo dell'attenzione quale sottogruppo selezionare, quale nicchia selezionare sulla base di alcune caratteristiche. Primo punto, cercare di evitare quanto più possibile, anzi cercare di evitare come la peste, tutti i gruppi di interesse, quindi gli stagni, che siano troppo popolati e all'interno dei quali emergere richiederebbe una performance fuori dall'ordinario. Come vi ho detto all'inizio, proprio all'inizio del video, l'ideale è, quando uno sta dentro uno di questi gruppi, di essere più possibile percepito e visto come speciale, cioè come uno che fa e sa fare qualcosa che gli altri non sanno fare, che non è alla portata degli altri. Quindi, per esempio, se mi metto in testa che il mio stagno è quello del calcio, per riuscire ad avere un ritorno di status in questo specifico settore, devo diventare un campione. Quindi devo avere delle caratteristiche naturali e una quantità di impegno dedicato in questa cosa che è incommensurabile, con una possibilità di fallimento che è astronomica. E se non riesco a emergere, a essere speciale, sono solo uno dei milioni e milioni e milioni di partecipanti scarsi a una cosa che comunque conoscono tutti e che più o meno è alla portata di tutti, tranne veramente, come dicevo, se uno non ha una performance fuori dall'ordinario. Una cosa che per esempio mi lascia sempre molto stupito di alcuni uomini è quanto assurdamente tanto puntino sull'idea di essere degli appassionati di auto o dei bravi guidatori, senza rendersi conto che non è neanche una nicchia, cioè una nicchia gigante. Se è una nicchia, se è uno spazio, uno stagno chiuso, ammesso che lo sia, è gigantesco, perché praticamente chiunque sa guidare, quasi chiunque ha un'auto. Sì, uno può essere un cultore, nel senso che dimostra un interesse maggiore rispetto alla media, ma è un interesse costosissimo che dà ritorni bassissimi. Poi, detto questo, noi stiamo discutendo su un approccio strategico, non è che questo escluda che uno possa lecitamente avere un interesse verso qualcosa, però se uno ci va, si prova a inserirsi in quella sottocultura, in quel sottogruppo, per avere dei ritorni, soprattutto i ritorni relazionali, rimane deluso, e noi non vogliamo rimanere delusi. Quindi, per non rimanere delusi, qual è la nicchia? Qual è il sottogruppo, lo stagno migliore che possiamo andare a scegliere? Prima di tutto, come dicevo prima, il numero assoluto di partecipanti a questa attività non è tanto importante. Se il numero assoluto è alto, ma questa attività che noi andiamo a scegliere è molto frazionato, in piccoli gruppi molto indipendenti l'uno dall'altro, potrebbe andare bene. Lo dicevo per la scuola di danza, però potrebbe essere un altro esempio, potrebbe essere il club del libro. Cioè, quante persone leggono nel mondo? Miliardi. Quante persone sono appassionate di libri? Milioni. Però ogni club del libro fa storia a sé. Perché fa storia a sé? Perché uno potrebbe dire, ma anche di squadre di calcio ce n'è 1 miliardo. Ma le squadre di calcio competono l'una con l'altra. E quindi c'è un valore oggettivo di abilità, talento, capacità e via dicendo. E noi non vogliamo questo
A noi non interessa fare le gare, a noi non interessa mai avere un riscontro misurabile di quello che stiamo facendo, perché quando inizia il riscontro misurabile inizia la competitività e la competitività inevitabilmente porta a una serie di strategie che contraddicono quello che stiamo facendo noi. Quindi lo spazio ideale è uno spazio quanto più possibile non oggettivamente competitivo. Dicevo, ti va di andare a scuola di ballo, togliti subito dalla testa di andare a fare le gare. A noi devi fare le gare, non ce ne frega niente. Il Club del Libro è fantastico da questo punto di vista, se uno lo trova, perché non c'è proprio l'elemento performativo, competitivo. Poi un'altra cosa interessante, un'altra cosa che ci interessa nella nicchia che andiamo a sceglierci, è che sia quanto più possibile trasversale. Cioè evitiamo quanto più possibile di andarci a inserire in ambienti che abbiano, per esempio, un unico genere come dominante. Ai tempi miei, andare a giocare a Magic alla ludoteca significava entrare in un ambiente di soli uomini. Punto. Quindi se uno ci va sperando di avere un ritorno relazionale romantico rimaneva deluso. Adesso non è più così, per esempio. Adesso non è per niente così. Stesso discorso sta con i videogiochi. Se uno ha un interesse verso l'aspetto sociale del mondo videoludico. Un tempo era una cosa per soli uomini, oggi siamo arrivati tipo 70-30, quindi le percentuali sono cambiate tantissimo, pesantemente. Attenzione però, visto che sto menzionando questi due ambienti, che la nicchia che ci scegliamo abbia meno contaminazioni possibili con le transazioni, cioè noi non vogliamo o vogliamo evitare quanto più possibile di finire nella rete di interesse di qualcuno, cioè che qualcuno finga di avere creato uno spazio in cui le persone possono farsi vedere, per così dire, con le loro caratteristiche naturali, però poi in realtà tutto questo sia un grosso giro per estrarre dalla tasca degli individui le risorse, per esempio, economiche. Con questo non sto dicendo che uno non si deve preparare a pagare per entrare in questi spazi, perché come dicevo, terzi spazi veri ormai non ce n'è quasi più, è tutto molto commercializzato, ma cerchiamo di vederla come una transazione che abbia un senso, cioè io do qualcosa per avere qualcosa in cambio. Se ci mettiamo nel gruppo di videogiocatori X, però questo gruppo è dominato da una che ha la pagina di OnlyFans, capiamo dove siamo, ok? Capiamo che cosa stiamo facendo e che da lì noi non è che non emergeremo, ma ci affosseremo. Attenzione al discorso a chi conviene. Ecco, questa domanda bisogna farsela sempre. A chi conviene? E eventualmente questa persona a cui conviene che io sia lì, che cosa mi dà in cambio? Frazionato o piccolo, non competitivo, non performativo, in cui non veniamo spremuti come dei limoni. E aggiungo io, questo è un mio consiglio proprio personale, i migliori ambienti da questo punto di vista sono quelli blandamente artistici. L'età per farne il proprio lavoro, cioè per guadagnarci da vivere, tendono a essere un po' più impressionabili da certe dimostrazioni, per esempio retoriche, cioè tendono ad avere una visione del mondo un po' meno materialistica, e questo chiaramente va tutto a vantaggio della nostra costruzione di status locale, status dello stagno. Perché una persona meno materialista, che ha una visione del mondo meno materialistica, più facilmente ignora, posto che nessuno lo ignori, gli altri due elementi che sono sempre con noi però, L ed M. Non è che li ignora, però magari il peso specifico che queste cose hanno diminuisce. Mentre in ambienti dove c'è il materialismo questo discorso è inutile farlo. Basti per esempio vedere che tipo di persone, che tipo di donne ruotano attorno ai calciatori. E capite che molte di queste persone in realtà dello status anche elevatissimo che il calciatore ha, non gli frega niente, interessa dei soldi. Quindi ambienti blandamente artistici sono i migliori in assoluto. Anche perché mi permetto di aggiungere, e questa è una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma ci tengo a precisarla, poi oltre all'aspetto strategico che stiamo discutendo, c'è anche un aspetto umano di piacevolezza nello stare con gli altri. E di solito questi sono ambienti abbastanza piacevoli, anche se un pochino velenosi ogni tanto. Perciò, trovato, scelta la nostra nicchia preferita, la nostra nicchia che ci sembra più adeguata, ci dobbiamo unire. Noi potremmo anche fondarla noi, la nostra nicchia, però è molto difficile in molti casi. Quindi facciamo che ci uniamo a una che già esiste. E a questo punto ci sono due scenari di ingresso. Il primo è che la cultura, la sottocultura, cioè la cultura diciamo alternativa con la sua visione
modificata di ruoli, valori, importanza di questo gruppo in cui ci siamo uniti è forte. Questa è una cosa buona, perché significa che c'è uno scostamento molto serio dalla cultura, diciamo, dominante, e quindi davvero lì dentro i ruoli si invertono tanto e la percezione di valore si inverte tanto. Cioè davvero stiamo entrando nella distorto zona, per usare una similitudine che piacerà a quelli tra di voi che giocano a Pokémon competitivo. E quindi davvero abbiamo la possibilità di fare tipo David. D'altro canto però, più una sottocultura è forte, è unita, è coesa e ha dei valori molto distanti da quelli generali, più è difficile, prima di tutto, entrarci. Cioè entrarci magari è facile, si paga una quota, si entra e si è lì dentro, però entrarci dal punto di vista psicologico, cioè diventare un membro di questa comunità, è più difficile, richiede più tempo, richiede più impegno, ed eventualmente, diciamo, raggiungere uno status all'interno elevato richiede magari anche veramente un lavorio importante. L'altra possibilità è che questo gruppo magari sia stato da poco fondato, oppure è stato fondato da un po' ma manca un po' una direzione chiara, e quindi la forza della sottocultura sia non troppo elevata. Questo è un bene, è speculare, questo è un bene perché entrarci e farsi notare è più semplice, però è un male perché molto probabilmente la discrepanza fra il proprio status fuori e quello dentro è più ridotta rispetto a una comunità con una identità più coesa. Come si fa a sapere prima, come si fa a osservare prima e a trarre delle conclusioni sulla forza di un determinato sottogruppo? Ci sono alcuni segnali. Uno ve l'ho detto, la riverenza verso il capo. Cioè se voi vi rendete conto che, guardando da fuori, che c'è praticamente un culto della personalità sul capo, che magari non è che sta facendo niente di che, sta insegnando a ballare, sta insegnando a suonare uno strumento, è il master di un gruppo di giocatori di ruolo, non è che sta cambiando le sorti del mondo, però se vi rendete conto che di questa persona si parla con un certo rispetto che travalica il normale e soprattutto con una grande gratitudine, e allora potete quasi sicuramente essere certi che la sottocultura è molto forte. Se ci sono tanti soprannomi, se c'è un linguaggio che faticate a capire da fuori che cosa vogliono dire queste persone, ma a loro è evidente, per esempio ridono di cose che voi non capite. Questi sono tutti segnali della forza di un gruppo e della deviazione che ha raggiunto uno stagno rispetto al mare magnum della società normale. A questo punto osservate e decidete, unito a tutti gli altri punti di prima, se questo gruppo fa per voi o invece non fa. Finita la premessa, finita la spiegazione teorica, non mi rimane altro che dare un consiglio prima di chiudere il video. Ne do uno solo. Prima vi dico la mia opinione e poi vi do il consiglio. Io sono un grandissimo sostenitore, penso che l'avrete capito, del miglioramento delle proprie possibilità relazionali tramite il passaggio di status fatto così, cioè in modo strategico, ma pure in modo randomico ogni tanto, però facciamolo per bene, in modo strategico, passando dalla cultura generale, dove magari si è in una posizione di subalternità, a un'altra più accogliente, più funzionale. Sono un grandissimo sostenitore di questo, anche perché, e questo se mi conoscete lo sapete bene e sapete benissimo che io non propongo mai e non proporrò mai panacee e soluzioni garantite, perché non ce ne sono, e quindi sì, anche in questo ambito è assolutamente contemplabile e da contemplare il fallimento. Però se uno fallisce dal punto di vista relazionale, o magari non fallisce del tutto ma non riesce a ottenere quello che si era prefissato, il suo status rimane un po' nella media, però si è inserito in un gruppo e fa qualcosa, almeno ha imparato a fare qualcosa, invece di stare a casa a fare il rotting. Cioè, tu sei andato a scuola di ballo per trovarti una ragazza per i motivi che abbiamo elencato. Non sei riuscito a trovarti una ragazza. Hai imparato a ballare. Sei andato al club del libro perché ti piaceva la prospettiva di incontrare eventualmente una sull'intellettuale che non vedesse il tuo look deficitario, e invece l'ha visto. Mi dispiace, ti sono vicino, lo colgo bene questo dolore, però magari hai letto 8-9 libri che altrimenti non avresti letto, e questo è un miglioramento, perché tutto quello che noi impariamo a fare ci migliora. Tutte le cose, soprattutto tutte le cose che tante persone non sanno fare e io invece so fare, e quindi è una cosa speciale,
a un certo punto è garantito che nella mia vita tornerà. Non so quando, non so come, ma a un certo punto il fatto di aver imparato a ballare in qualche modo tornerà utile. Sono tutte cose che uno mette nel suo bagaglio di esperienze. Oltre poi al fatto che alcune persone, e mi sembra una cosa ammirevole, riescono comunque a essere contente di aver imparato qualche cosa per soddisfazione personale. Se hai imparato a suonare uno strumento, per dire, che è una cosa che io suggerisco sempre, non c'è ho imparato a cantare, non c'è uno scenario in cui non lo suggerirei. Questa è una cosa che vi portate dietro per tutta la vita. Magari poi riuscite a trovarvi una ragazza dentro la scuola di musica, ci state 2 anni e poi non ci state più e ve la scordate pure. Ma aver imparato a suonare il pianoforte è una cosa che rimane con voi per tutta la vita. Quindi, molto più del maxing, lux maxing, money maxing, geo maxing, ne parleremo nel prossimo video. Sono tutte strategie comunque funzionali, ma che hanno una richiesta ripidissima e che se le cose non vanno bene richiedono un pagamento grossissimo dal punto di vista psicologico. Questa strategia, che si basa sulla non comunicanza degli stagni, non ha quasi effetti collaterali, a parte una perdita eventualmente di denaro modesta, che però non è una perdita, può essere anche un investimento. Ora però vorrei sentire il vostro parere. Intanto vorrei sapere, che rispondendo al commento pinnato che metterò in evidenza, che cosa ne pensate voi della mia teoria, del mio paradosso, del mio corollario, perché in realtà è un corollario, non è una teoria, e soprattutto quali sono stati, se ce ne sono stati, di questi stagni che per voi in qualche modo hanno funzionato, cioè vi hanno portato dei benefici o diretti, relazionali, oppure indiretti, cioè avete imparato a fare qualcosa che ancora oggi vi portate e vi sembra importante. Detto questo, io sono molto contento di essere tornato sui vostri schermi a parlare con voi. Mi è molto mancato questo aspetto della mia vita, che non posso dire che è uguale al lavoro clinico, cioè alla mia attività principale, però mi manca quando non riesco a farlo e mi fa sentire molto in colpa non riuscirci, quando mi rendo conto che avrei potuto, forse sforzandomi un po', tirando un po' le risorse del mio corpo, e non ce l'ho fatta. Comunque sono davvero contento di aver girato questo video, che avevo in mente da tanto tempo e mi sembrava rilevante. Spero che anche voi la vediate allo stesso modo. Oltre a questo, come premio per quelli che sono arrivati a questo punto fino alla fine, vi dico che dovrebbe uscire a giorni, forse prima di questo video, forse poco dopo, una collaborazione che ho fatto con una YouTuber a cui serviva, per così dire, l'opinione di uno psicologo in tema di solitudine maschile, male loneliness, di cui sono relativamente contento e spero che il prodotto finale vi piaccia e non lo troviate noioso o sgradevole. Io vi rinnovo i miei ringraziamenti e vi invito a continuare a seguire il canale, perché questo mese di video ne arriveranno di più. E fino al prossimo, state in salute.